Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato ancora alla creazione di pagine web personalizzate con il logo web editor. Il video precedente relativo alla creazione di pagine web mi occupavo semplicemente delle pagine web standard. Queste le pagine web invece personalizzate create con questo software, il logo web editor, che è gratuito, si può scaricare direttamente dal sito e installarlo nel proprio PC. Attraverso questo creiamo delle pagine web attraverso le quali possiamo controllare e gestire il nostro PLC logo da remoto. Ma andiamo a vedere cosa possiamo realizzare. Ecco, vado in un browser qualsiasi, vado a digitare il mio indirizzo IP, che è l'indirizzo IP del mio logo, così come ho già detto nel video precedente a questo, per andarmi a collegare, ecco qua, al mio web server. Per quanto riguarda, se lo lascio il sito, se non vado a spuntare questo quadratino, questa scelta, e andrò alle pagine web standard, così invece alle pagine web che ho creato. Vado ad inserire la password che ho utilizzato, questo potrete vederlo nel primo video, e poi vado su connessione. Ecco, a questo punto mi trovo la mia pagina web personalizzata, analogico, che posso visualizzare i dati su questo trend, visualizzazione del trend dei dati. Posso vedere se stanno funzionando il motore attraverso i contatti che sono collegati sul mio PLC logo. Ecco, vedete? Dice che il motore è attivo. Dopo 10 secondi si spegnerà questo motore temporizzato, mentre l'altro posso spegnere direttamente dal PLC. Oppure posso farlo partire direttamente dal mio web, start da web, eccolo qui. Questi sono in centesimi di secondo, questi sono i secondi. Quando arriverà a 10 si fermerà questo motore. Per spegnere l'altro devo cliccare su stop da web. Quindi questo è quello che possiamo vedere oggi e andarlo a realizzare. Ovviamente si può fare molto ma molto altro, ma direi che come primo step questo basta. Ma ritorniamo di nuovo sulle slide, perché prima di passare alla programmazione volevo farvi vedere qualche altra informazione utile. Ecco, queste informazioni riguardano il logo web editor, questo tool, questa applicazione per la creazione di pagine web. Come vi dicevo prima, serve a creare pagine web personalizzate, siamo noi a decidere i componenti da utilizzare, e possiamo attraverso queste pagine controllare il nostro PLC o gestirlo da remoto. Possiamo farlo attraverso il PC, attraverso un tablet o uno smartphone. Per fare questo, per creare le pagine web, è una richiesta conoscenza di programmazione in HTML. Il codice viene generato automaticamente da tool o se per gli utenti più esperti vi è comunque la possibilità di il codice sorgente ed eventualmente implementarlo o modificarlo. Le pagine web create con questo tool possono essere visualizzate da qualsiasi browser che supporta HTML5. È essenziale l'utilizzo per creare, cioè per la visualizzazione di queste pagine web, una micro SD con una capacità massima di 32 GB e formattata con FAT32. Questa deve essere inserita all'interno del logo, perché su questa schedina SD saranno caricate le pagine web. Le pagine web in questo modo possono anche essere caricate non solo sull'SD, ma anche su un cloud, in modo tale che poi sarà possibile ricevere o inviare dati sul cloud. Il cloud che si può utilizzare è il cloud AWS, ed è un cloud di protocollo di Amazon, ma possiamo dialogare anche con qualsiasi altro cloud. Quello che vedremo oggi comunque è la gestione attraverso il nostro PC, perché per, per controllarlo e gestirlo da remoto, da un
attraverso un telefonino, attraverso uno smartphone, bisogna che le pagine siano caricate sul cloud. Ecco, come si può vedere da questa slide, noi costruiamo la nostra pagina, viene creato automaticamente il codice HTML, poi lo trasferiamo sulla schedina SD che si trova all'interno del nostro PLC. Allora, come si estrae o si inserisce una micro SD? Nella parte frontale del nostro logo abbiamo questo slot. Andiamo con un cacciavite, mi raccomando 3 mm, se 3,5 è uguale, insomma, con qualsiasi cosa che riusciamo a aprire, a tirare questo cassettino, questo slot, in modo da farlo fuoriuscire. L'inserimento del modulo della micro SD-card, il modulo poi deve essere ovviamente di nuovo chiuso, spingerlo fino allo scatto. Alla creazione del progetto, quando noi apriamo il nostro LWE, si compone delle seguenti viste. Abbiamo, come tutti i programmi, una barra del menu e barra degli strumenti, eccolo qua, menu e strumenti. Abbiamo questa parte che si chiama albero del progetto. Nella sezione Pages troviamo l'Home Page. Possiamo personalizzarla aggiungendo anche pagine supplementari. Così ci giochiamo anche i supplementari, se non bastano finiamo ai rigori. Poi abbiamo la Global Configuration, dove vengono dichiarate le variabili del progetto. Il Navigator vi è la possibilità di configurare il menu di navigazione in modo di navigare nel nostro sito che stiamo creando, le nostre pagine web, se abbiamo più di una pagina, quindi possiamo navigare. L'importante è avere la bussola e non perderci. Questa è l'area di lavoro in cui vengono inseriti i componenti del progetto. I componenti si trovano qua e qui ogni oggetto ha una sua proprietà che possiamo modificare ovviamente. Menu componenti utilizzabili, così in maniera rapida. Abbiamo quelli che sono chiamati tool, con gli oggetti del menu tool, sono questi qua e servono per disegnare cerchi, polilinee, rettangoli e quello che vogliamo, questi tre. Il basic, possiamo inserire delle immagini, possiamo creare dei link, caricare dei PDF o utilizzarlo semplicemente per inserire dei testi. Digital abbiamo un push button, uno switch button che servono per creare pulsanti, quindi per comandare. Lo switch button non è per comandare, ma è semplicemente per visualizzare dei risultati e la lettura dello stato della variabile. Poi abbiamo i componenti analog che servono la possibilità di inserire campi sia di lettura che di scrittura di una variabile analogica. Ed infine nel miscellaneous, vari componenti, abbiamo il logo clock, cioè praticamente possiamo visualizzare la data e l'ora del nostro PC, del nostro logo, lo scale time che serve per visualizzare per visualizzare i tempi relativi a blocchi di temporizzazione. Abbiamo la visualizzazione di un trend, quindi diversi dati che vengono visualizzati in questo grafico, e poi abbiamo la possibilità di inserire una webcam per utilizzarla anche come streaming. Spendo due parole per quanto riguarda l'utilizzo della webcam perché non è che sia proprio così intuitivo e così semplice e diretto poterla utilizzare. Per poterla utilizzare occorrono alcuni passaggi. Prima di aggiungere la webcam è necessario installare la webcam IP e fare una codifica, transcodificare l'indirizzo RTSP della telecamera in HLS. Le telecamere che si possono utilizzare o che sono realizzate per questo scopo, per lo streaming, si chiamano, per l'audio e video, è una telecamera TAPO, che è il nome del marchio del brand. Queste telecamere sono molto performanti,
forniscono uno streaming di 1080p cristallino, campo visivo grandangolare di 105 gradi e fornisce una visione sia diurna che notturna con una nitidezza fino a 9 metri. Per poter utilizzare questa telecamera è necessario associarla ad un software di terze parti che supporta il protocollo RTSP ed ecco che entra il protocollo RTSP. Real Time Streaming Protocol è un protocollo per la gestione della rete utilizzato per lo streaming dei media, compresi video ed audio, nel contesto delle telecamere, quelle che sono. Ed abbiamo detto che deve essere, quindi bisogna avere un software, bisogna sapere l'indirizzo IP che fornisce questo, una terza parte per poter far comunicare la nostra telecamera con la rete e deve essere poi convertita in HLS, dice non bastava, HLS sarebbe HTTP Live Streaming ed è un protocollo di streaming multimediale sviluppato da Apple per la distribuzione di contenuti visivi agli spettatori su internet. È uno dei protocolli streaming più utilizzati, anche se il nome suggerisce che è uno streaming dal vivo, ecco, si può fare anche da morto. In realtà viene utilizzato per lo streaming anche on demand che per lo streaming live. Quindi si può fare dal vivo, ma si può fare anche uno streaming on demand. Ecco, questa pagina potevo saltarla, eliminarla, ma siccome magari qualcuno pensa, dice aspetta che adesso vado a caricare la webcam e poi vede che non funziona, se non funziona c'è un suo perché. Adesso vediamo la parte finale. Quando abbiamo creato tutto c'è il download del progetto. Una volta che è stato salvato il file dobbiamo fare il download sulla nostra schedina che si può trovare inserita nello slot nel cassettino di logo o può essere inserita nel nostro PC. Ovviamente se si trova nel PC poi bisogna anche inserirla poi bisogna prenderla e inserirla sul logo. Per inserirla per download direttamente inserita nel logo, nella tools, nella barra dei comandi abbiamo direttamente questi due iconette. L'uno serve per il download per il nostro logo, il 2 invece per il download sulla schedina collegata e inserita nel PC. Una volta che premiamo sull'1 si apre questa finestra, bisogna ovviamente interfacciarla con la nostra scheda di rete. Questo è l'indirizzo IP che bisogna che ci sia, se non c'è cliccate su questa iconetta in modo che cerchi qual è l'indirizzo IP con il quale deve comunicare e una volta fatto ok, ci dirà che ci vogliono alcuni minuti per fare il download del progetto, non è vero, ma mettono le mani avanti se poi veramente dovesse succederci, io ve l'avevo detto, non state lì a lamentarvi troppo. Se invece dobbiamo fare il download sulla SD card se è inserita nel PC, dobbiamo cliccare sul 2. Si apre questa finestra dove ti dice guarda, cerca look in. Ovviamente bisogna andare sulla unità USB che contiene la nostra schedina. Clicchiamo si apre la finestra dove troviamo il contenuto della nostra unità SD, non bisogna fare niente, bisogna semplicemente cliccare sul Save. E quindi tutto è fatto. Adesso comunque è il momento di andare a programmare con il logo Soft Comfort, perché poi quello che programmeremo dovrà essere comandato, gestito e visualizzato attraverso le nostre pagine web che andremo a creare. Andiamo quindi a programmare. Bene, eccoci sul logo Soft Comfort, vado a un nuovo file, schema logico. Benissimo, cominciamo a prendere i componenti, mi serve un ingresso
fisico, perché è quello che arriva dal PLC. Faccio in modo che scrivo che sia lo no, start dal PLC e sia un tasto, un pulsante normalmente aperto. Faccio così, CTRL C, lo metto qui, CTRL V, così siamo già, è uguale come configurazione. Questo lo uso come stop da PLC. Vado a prendere altri due ingressi, in questo caso prendo un marker. Uso un marker perché se devo comandare direttamente dal web non posso utilizzare un ingresso fisico, perché dal web non posso switchare meccanicamente un pulsante o un segnale vero e proprio che arriva fisico, che arriva nel PLC. Quindi questo M1 per me sarà, se me lo lascia fare, commento, questo è il mio start. Start da web. Bel copia e incolla che non guasta mai. E questo qua sarà il mio stop da web. Wow. Voglio far sì che il mio segnale sia memorizzato, quindi mi serve una memoria. Controllo amplificatore. Eccolo qua, un relè a ritenzione, lo porto qui, dove ci sarà il set, ovviamente il reset. Questo vado a modificare il testo, dico che questo qui è il mio automatico in modo che il motore sia continuamente acceso. Da un segnale istantaneo diventa un segnale continuo. Ovviamente per fare in modo che arrivi da due punti mi servono delle combinazioni logiche OR. Eccolo qua. Intanto succede anche questo. Questo è il mio set, eccolo qua, o da qui o da lì. Bel copia e incolla. Questo qua sarà il mio reset. Per quanto riguarda poi le altre, i parametri, non ce n'è bisogno. Quindi io qua ho il mio automatico in uscita, che deve andare a comandarmi ovviamente un'uscita del PLC, che sarà poi quella che farà in modo di comandare il mio motore, anche se il motore non è collegato, ma insomma. Commento motore. Ok. Bene, a questo punto ci siamo già, però se voglio un altro motore, quello temporizzato, lo metto qua, vale a dire che questo qua è il commento, questo è il motore temporizzato, quello che durerà un certo periodo e poi si spegne da solo. Ho necessità di mettere un timer all'uscita dell'automatico, in modo che mi comandi sia questo motore, sia attraverso un timer mi comandi quest'altro. E vado a prendere un timer o un relè ad intermittenza, questo qua. Questo è il segnale che gli dà il trigger. Vediamo se riesco a... Ecco. Il tempo, gli dico che si deve spegnere. Questo è un generatore praticamente di segnale. Il segnale durerà 10 secondi, dopodiché si spegnerà. Qui 20 secondi e qui
i centesimi di secondo se voglio, ok. E questo mi accenderà quest'altro motore. Adesso per quanto riguarda poi il motore, posso utilizzare un'operazione matematica perché il valore sono che in uscita sono in centesimi di secondo. Se io voglio visualizzarli nella mia pagina web in secondi, devo fare in modo posso farlo con un'operazione matematica. Quindi vado a prendere un'operazione matematica. L'ingresso è questo qui. Sempre il discorso se me lo lasci fare, eccolo qua. E per quanto riguarda l'operazione matematica, voglio fare in modo che apro questo e apro questo, che la mia uscita in centesimi di secondo vada al P1. Ok, vediamo perché. Per questo operatore, vedete, il relè di intermittenza è il segnale che arriva dal mio timer. Cosa deve fare? C'è un video dove parlo solo di operazione matematica a non chirurgica. Devo fare in modo che tra il V1, il valore 1 e il valore 2 ci sia una divisione. Divido per 100, il valore che esce da qua, che è in centesimi diviso 100, mi darà naturalmente il mio valore in secondi. Essendo un blocco ha bisogno di collegamento di uscita, e vedete che lo spessore è doppio, non posso chiuderlo con un morsetto aperto perché c'è un ingresso binario ma mi servono più binari, in pratica una stazione ferroviaria. Non posso mettere un marker perché è la stessa cosa, allora mi serve un marker analogico. Così il dato viene anche memorizzato, anche se poi non lo utilizziamo, però abbiamo chiuso il nostro blocco. Bene, un'altra cosa che poi possiamo fare è quella di simulare un segnale analogico, perché il discorso è voglio vedere nella mia pagina web come visualizzare i segnali analogici. Dovrei collegare un sensore analogico al mio PLC oppure mettere un potenziometro sull'ingresso del PLC. Ecco, in questo caso bisogna prendere l'ingresso analogico, ovviamente il valore che arriva nell'ingresso analogico è il valore che arriva direttamente all'ingresso nel pin dell'ingresso analogico, ma siccome io non ce l'ho, dice, ma mo che fai? Allora lo simuliamo. Non ho voglia nemmeno di installarlo per fare questo video. Cosa faccio? Guardate, prendo un'altra operazione matematica. Ma che c'entra l'operazione matematica? Non ti preoccupare, un'operazione fa sempre bene. Allora, avrei bisogno di un ingresso, tasto destro, nega connettore, quindi è sempre attivato. Cosa voglio che faccia questo affare qui? Tolgo il 100 perché non mi serve e lascio esattamente tutto così. Dice mi fido, fidatevi. Prendo un altro AM e lo metto qui. Ecco, adesso il mio programma è completato. Quello che devo fare è quello che andremo adesso a vedere sul nostro, vediamo un attimo, strumenti, parametri di simulazione. Vedete che i parametri, più che sono di simulazione, ok, ma sono ingressi veri e propri, ingresso 1, ingresso 2, contatto normalmente aperto, contatto normalmente chiuso. Non mi trovo ovviamente i miei memorie e non mi trovo nemmeno il temporizzatore, non mi trovo l'uscita, non mi trovo nient'altro. Allora, siccome devo poi dichiarare a cosa voglio da questo blocco,
cosa che mi serve vedere, cosa voglio visualizzare, è necessario far sì di memorizzare il mio blocco, perché poi una parte del blocco voglio utilizzarlo nel mio web. Adesso ci chiediamo come faccio a memorizzarlo. Devo un attimo ritornare sulle slide per farvi vedere come ragiona la nostra memoria interna, come è organizzata la memoria del PLC logo. Ecco, come la gestisce questa memoria il logo? Gli ingressi, le uscite e le memorie del logo sono memorizzate nell'area di memoria del logo in indirizzi ben definiti. Ad esempio, vediamo questa tabella. Tutti gli ingressi sono memorizzati dall'ingresso 1024 all'ingresso 1031. Quindi ogni ingresso occupa 8 byte, quindi l'ingresso 024 sarà ingresso 1, il 25 ingresso 2 e così via, arriviamo al 1031. Noi non ce ne accorgiamo, ma lui lo memorizza lì, siamo a posto. Per quanto riguarda gli ingressi analogici, dal 32 al 63, perché gli ingressi analogici non sono in byte, ma sono in doppio word, 32 byte e così via. Allora dice, ma i miei blocchi dove li posso allora memorizzare? Abbiamo a disposizione un'area di memoria libera che va dallo 0 a 850 e qui posso allocare le variabili che saranno per noi utili, come ad esempio quella dei blocchi funzionali. Per farlo bisogna che vada su strumenti, parametrizzazione delle memorie, valore delle memorie e qui andare ad indicare quali sono i blocchi che voglio memorizzare. Me lo sono scritto per non dimenticarmi, torniamo al programma. Eccoci di nuovo al mio programma, quindi vado su strumenti, parametrizzazione di VM e mi trovo questa finestra. Come faccio a memorizzarla, a configurarla? Vado a cliccare sul blocco e mi fa vedere quali blocchi ho a disposizione. Ad esempio ho il relè ad intermittenza. Che tipo di parametro voglio vedere? All'interno del blocco ci sono diversi parametri. Ad esempio voglio vedere il tempo di disattivazione restante. Lui mi dice guarda che è tipo Word e l'indirizzo è l'indirizzo byte 0, quindi la Word sarà byte 0 e byte 1. Adesso qua vado ad aggiungere operazione matematica, la prima, quella che riguarda i secondi. Passiamo direttamente ai secondi, i primi li saltiamo. E in questo caso voglio vedere il valore si chiama coamplificato, ma sarebbe il calcolo. Vedete, in automatico mi mette Word 2 perché la memoria che adesso ho occupato con questo blocco è lo 0, byte 1, questo byte 2, byte 3. Poi mi serve anche l'altro, quello della simulazione dell'analyticos, dell'analogico, e in questo caso voglio vedere il V1, che anche questo è un Word e lo posiziona al Word 4. Ok, sono a posto. Adesso che ho finito tutto, salvo il mio programma, schema di collegamento 1 che mettiamo prova web, speriamo che funzioni, poi salva, ok, sei up. E adesso lo trasferisco sul mio PLC. Questo è il suo indirizzo IP perché l'ho visto prima, eventualmente ricliccate qui e vi trova qual è l'indirizzo IP del mio PLC. Ok, gli dico ok per il trasferimento, commutarlo in stop, sì perché era in run, altrimenti non commuta. Benissimo, lo rimettiamo in run. Adesso posso andare sul logo web editor per creare la pagina web per visualizzare, controllare e comandare questo programma. Bene, logo web editor, ricominciamo file, nuovo progetto, mi chiede come voglio chiamarlo e mettiamo che questo qua sia
test logo motore, mi dice dove lo salverà. Ok, mi va benissimo. Posso cambiare anche la risoluzione della mia pagina, va bene così. Finish. Ecco, e si apre quello che abbiamo visto nella prima parte del video. Allora, per quanto riguarda le pagine, le configurazioni globali, questa qui è la mia home page. Cominciamo a dare un po' di colore all'home page. Vediamo che cliccando qui su home page mi trovo componenti che non ho messo, però le proprietà della home page, della pagina. Faccio un attimo così. Queste sono le proprietà che posso cambiare, il nome, la risoluzione o semplicemente lo sfondo. Clicco qui, si apre questa finestra dove ho un mare di oggetti che posso già utilizzare, oppure in questo caso per adesso mi serve semplicemente il colore. Voglio scegliere questo colore azzurro, vediamo se è rilassante. Ok. Adesso che ho trovato il mio sfondo, devo cominciare ad inserire i miei oggetti. Allora, per quanto riguarda i miei oggetti, prendo due switch button che saranno quelli che mi serviranno da LED per sapere se il motore è on o in off. Quindi lo metto, lo porto qua, vedete si apre, abbiamo il mio oggetto, anche qui si apre, abbiamo la parte che riguarda le proprietà dello switch button. Invece di chiamarlo on, off, trick e track, posso cambiargli il nome e vado qua dove c'è scritto motore, dove sei? Il testo on, allora gli metto motore on. Oppure lascio stare motore senza on off, tanto si capisce, e questo qua invece gli metto, o anche motore off e motore on, dai, non scombiniamolo troppo. Quello che posso modificare ancora è il carattere, il testo, ma lascio stare se è centrato o non è centrato e tutto quanto, e poi posso definire anche l'immagine quando è on e quando è off. Se vado qui posso mettere delle immagini, non vado per adesso a mettere immagini perché è un video semplice, vado semplicemente a sistemare i colori. Quando è on, non so, posso mettere un colore che si veda meglio. Ce l'abbiamo un rosso? Eccolo qua. Più che rosso è un arancio. Eccolo qua, un red, ok. E quando è off gli mettiamo un verde, ok. Posso ovviamente anche modificarlo. Se non mi piace il colore scuro del motore on-off, vabbè, si può cambiare, ma lasciamolo stare. Vado a fare un copia e incolla, CTRL-C, CTRL-V, e ho lo switch button, questo qui, che cosa devo fare? L'unica cosa che voglio fare, lascio tutti i colori così come sono, vado semplicemente a modificare il nome della variabile, scusate, il testo motore temporizzato on e motore temporizzato off. Facciamo così, lo allarghiamo un pochettino, tanto non lo paghiamo a metro quadro. Bene, a questo punto è il momento che andiamo a dichiarare alcune variabili. Tag table, ecco, aggiungi la variabile sul 0, vado a scrivere che è il mio motore. Quando una variabile locale, se lo sceglie, non è il tipo di blocco, è un'uscita,
e l'uscita Q1, ovviamente è un segnale binario. Aggiungi, metto che questo è il motore timer, sempre un'uscita, non è Q1 ma Q2, sempre binario. Ok, adesso se ritorno sulla mia home page e vado qui, vedete dove c'è scritto variabile name privato tag, adesso ciò che questo è il motore e automaticamente vede qui diventa grigio perché sa che è il Q ed è il Q1. Se vado da quest'altra parte, vedete che mi dice che è un tag privato, però mi segna come ingresso 1, ingresso e come ingresso 1. Siccome gli ho dato il nome alla variabile, l'ho dichiarata prima, gli dico che il motore col timer Q2. Ok. E così abbiamo sistemato questi due oggetti. Bene, adesso è il momento di andare ad aggiungere le altre tag. Aggiungi. Questo qua lo chiamo start da web, che non è ma abbiamo messo una memoria, la memoria 1 è un bit, add, stop da web, è sempre una memoria, ma è la memoria 2. Mentre ci siamo mettiamo anche le altre variabili che ci serviranno, il mio timer, del mio timer abbiamo visto prima che l'abbiamo messo nelle variabili VM, è VM, scusate, Word, il numero del blocco, il timer era sullo 0, quindi lo lascio sullo 0 e mi dice che è un Word. Aggiungi, lo chiamo, vediamo, la mia simulazione analog, local device, anche questo è una V, anche tu. Questa qui era la 2, la Word 2. E poi add, anzi più che la 2 non era analog ma non era la simulazione 2 ma era quello del timer in secondi. Poi questa qui invece abbiamo analog, sì, sempre una W che servirà ad introdurre, questa era sul 4. Ok, almeno mi sembra, vado a controllare, strumenti, parametrazione, 0, 2 e 4 prima operazione matematica, seconda operazione matematica, ok. Fatto questo passo sulla home page e dalla home page adesso posso andare a prendere quello che mi serve. Push button, prendo anche un test, lo metto qua, questo è il mio start web, posso anche aumentare il mio carattere, la dimensione del, ecco, lo metto qua, questo qua posso lasciarlo, posso anche eliminarlo, il testo, cance, quello che mi serve con un clic del mouse, quello che mi serve è la variabile da associare. La variabile gli ho dato un nome che abbiamo detto start web e quindi va bene così. Faccio la stessa cosa, dove sono andato a finire? Mi sono incartato, faccio così. Cambio il testo perché questo è lo stops.
questo è lo stop del web, e questo qui come variabile, la variabile non è lo start ma è lo stop del web, e quindi con questo siamo a posto. Adesso quello che mi serve sono questi qua, dove sei? Pashpata Miscela, eccolo, scale time, che serve per visualizzare i tempi. Lascio tutto così, al limite, vediamo, scrivo invece di 14, gli dico che lo voglio 18 in grassetto, ok, gli dico che lo voglio non a destra ma in centrale, e devo assegnargli giustamente la mia variabile private tag, che è il timer, ok. Poi faccio così, CTRL C, CTRL V. Questo qui invece è il mio timer in secondi. Timer secondi, ok, ma mi viene un dubbio, ma è meglio che lo lascio stare, se ci sono dubbi li vedremo alla fine. Adesso prendo l'oggettino che mi deve introdurre il valore analogico simulato e prendo qua un analog slider. Ecco, lo mettiamo qua l'analog, fermo lì, analog slider, valore da 0 a 1000 mi va benissimo, perché nella sua risultato 0 sarebbe 0 volt, 1000 sarebbe 10 volt, e ci sta bene così. Block type, private tag, l'ho chiamato analog, eccolo qua, è il valore 4. Un'altra cosa che posso fare su questo oggetto è quello di un grigiore atroce. Allora gli dico che quando è il background, vediamo che background c'è questo qua, background gli mettiamo un colore verde, ok, non so che. E invece per quanto riguarda, dove sei immagine, il thumb, questo qui, il cursore, gli mettiamo un rosso, chissà perché, anzi orange. Benissimo. Ancora per quanto riguarda gli altri oggetti che possiamo mettere è un trend view. Questo trend view è per vedere i dati che ci servono. Metto qua il mio trend view. Sul trend view cosa voglio vedere? Ecco, innanzitutto vado a cambiare gli intervalli di tempo. Voglio vedere un aggiornamento ogni secondo del valore che devo andare a campionare, e metto che per un tempo di 10 secondi, 20 secondi, fate voi. Per quanto riguarda la variabile, se clicco qua si apre questa finestra e mi dice: caro amico, come direbbe Razzi, non hai nessuna variabile associata, nessun problema, andate su più, vi dice private tag, qual è che vuoi vedere? Voglio vedere analog, il valore dell'analog che arriva là, mi dice il blocco, tutto siamo a posto, salva, o quindi è associato all'analog. Bene, come ultima cosa voglio mettere un link per andare ad aprire una pagina web, aprirlo in un nuovo tab, e l'indirizzo, il link, faccio un po' di sana pubblicità, vado a prendere il link del mio sito, ritorno sul nuovo web editor, eccolo qua, anzi gli metto anche il nome, troppe B ho messo. Bene, adesso il programma è completo. Ecco, così è finito. Un attimo allarghiamo questa parte. Benissimo, quello che possiamo fare è, sposto un attimo questo per
fare in modo che, anzi, prendo questo, lo porto più in qua, e tutto quanto lo sposto per centrarlo meglio poi sulla pagina web, perché c'è molto più spazio da questa banda. Eccolo qua, vediamo, così no, meglio più in qua. Questo qui però non l'avevo preso, lo mettiamo lì. Ottimo, vediamo adesso cosa bisogna fare. Bisogna trasferire tutto il mio file, tutta questa pagina web sulla mia micro SD. Quindi vado, anzi lo salvo prima, lo risalvo, posto, adesso vado qui per trasferirla sulla mia stesso indirizzo, come abbiamo visto prima, alcuni minuti, non proprio alcuni minuti, è finito di caricare, lo rimettiamo di nuovo in run. Adesso possiamo abbandonare questo programma, vado un attimo sul logo, non mi ricordo se l'avevo trasferito, ma comunque per sicurezza lo ritrasferisco sul PLC. Ok, fatto. Adesso vado sul mio programma, questo qua posso anche chiuderlo sul mio browser e vado a mettere l'indirizzo IP 192, perché 192, eccolo qua, al sito personalizzato, web user, connessione, sperando che tutto sia andato bene, altrimenti è sbagliato. Eccolo qua, vado a provare direttamente dal PLC. Ecco, vediamo che sotto, quando arriverà a 10, si fermerà questo motore qua e l'altro rimane acceso fino a quando da PLC non lo spengo. Posso fare Start Web. E ovviamente Stop Web. Vado a testare i miei valori, eccolo qua, sono a 630. Ecco, se invece di essere una simulazione di un ingresso analogico fosse un segnale analogico, ecco che vado a campionare i miei dati, i miei valori sul mio trend view. Andiamo a vedere se funziona Antonio Romoli Web. Adesso mi dice guarda che il tuo sito non funziona, grazie mille, disse Garibaldi. Ah, eccolo qua. Funziona anche questo, siamo a posto. E niente, direi che ho finito. Dicevo che ho finito, però vorrei farvi vedere l'ultima cosa, anche se questo video ormai è diventato lungo, ma vabbè, per parlare di tutte queste cose tutte in una volta insieme non potevo impiegarci di meno, altrimenti sarei entrato nel Guinness dei primati. Allora, cosa volevo fargli vedere? Vado su qua, ecco, allargo un attimo e vediamo che se inserisco un'immagine e vado sulle proprietà dell'immagine, scusa, cancel, eccoci qua, mi trovo tutto quello che mi serve, va bene, ma c'è anche MyGraph delle mie immagini che ho inserito. Adesso per inserire le immagini all'interno upload files, se ad esempio vado a prendere che immagine prendere, se c'è un'immagine veloce da qualche parte, immagine veloce, eccolo qua, la behavior. Ecco, vedete, mi dice che è fallita il download. Per quale motivo? L'accesso è negato, prova ancora. Perché? Perché devo rientrare, mi dice, come amministratore.
Cosa è successo? È successo che quando io ho installato il Logos Web Editor, mi sono dimenticato di dirgli di avere già i privilegi di amministratore, quindi io sarei come utente, non come amministratore. Cioè, allora cosa faccio? Ecco, per poterlo fare, basta fare così. Adesso dovrei chiuderle tutto il resto, ma ecco, bisogna andare o su desktop se avete un collegamento rapido o andare dove si trova il programma, cliccare con il tasto destro e aprire il programma questa volta come amministratore. Vi ripeto che se l'avete installato in maniera corretta, non come me sbagliando, dove non ho messo che lo installavo come amministratore, non avreste problemi, non avrete problemi. Bene, vi ringrazio per la visione del video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere, mettete un like e vi raccomando iscrivetevi al mio canale così che il mio canale possa crescere e possa continuare a fare dei video, spero di vostro interesse, e vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione e arrivederci al prossimo video.